Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoda Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di agosto. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a scoprire il vostro arcano del mese, l'energia a livello principale, poi vedremo i vari ambiti, l'amore, il lavoro e le finanze e infine i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Infine vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere e in descrizione trovate i link per vedere meglio le recensioni, meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso partiamo. Voi avevate nel mese precedente la ruota, quindi poi insieme andremo a vedere come prosegue questa energia. La ruota è una carta un po' turbolenta, in che senso? Siccome le dinamiche si possono muovere abbastanza in fretta, perché riguarda il tempo, lo scorrere di alcune cose, il flusso degli eventi, alcuni che non dipendono da noi, altri dove abbiamo la possibilità di cogliere delle opportunità, ci possono essere dei cambiamenti repentini, tutta questa energia ambivalente può portarci da un lato degli eventi favorevoli, un colpo di fortuna, un progresso, un miglioramento, però dall'altro lato tanta instabilità sia emotiva sia nel gestire alcune cose. Mettiamola da parte e vediamo quale sarà proprio la vostra energia del mese di agosto. Vi ricordo che la carta che andrò ad estrarre la trovate proprio alla fine del video, potete fare uno screenshot, tenerla con voi. Meglio ancora se avete un vostro mazzo di tarocchi, così potete estrarla e appunto tenerla con voi e vi infonderà l'energia della giustizia. La giustizia diciamo che è perfetta, in parte in questo caso abbiamo numero 11, avevamo 10 con la ruota, vuol dire che è conseguenziale e vuol dire anche trovarsi nel percorso giusto se soprattutto state finalmente cercando equilibrio, chiarezza, di fare ordine, ci può finalmente permettere di accogliere una ricompensa. È anche una carta che ci consiglia di essere precisi, di adottare la logica, di fare ordine dentro e fuori di noi, di separare ciò che non ci serve più da ciò che magari ci fa stare bene, quindi è una carta di divisione e anche di decisioni. Quindi se abbiamo proprio bisogno di prepararci a una nuova fase della nostra vita, a cercare attivamente un'armonia, un equilibrio, allora la giustizia non ci concede altra scelta che quella proprio di essere determinati, di tagliare e procedere e andare avanti. Questa è la vostra carta del mese di agosto. Procediamo con le energie principali, quelle che vi possono aiutare a capire come gestire e soprattutto cosa aspettarvi da questo mese. La prima energia principale è l'eremita. L'eremita indica la chiusura, forse è proprio qui che c'è la possibilità di chiudere alcune cose, soprattutto magari degli impegni, delle cose lavorative oppure delle esperienze, delle circostanze che avete vissuto precedentemente e che quindi sentite l'esigenza proprio di mettere un bel punto e procedere e andare avanti. Quindi qui abbiamo la fine di un ciclo. L'eremita ci consiglia anche allo stesso tempo con prudenza e pazienza di attivare una ricerca senza fretta, diciamo pian pianino. Poi con il 10 di coppe
Ecco, questa prima di tutto va a sancire l'ottenimento, il risultato e quindi una gioia, una gratificazione. Poi può esserci anche in questo momento maggior serenità, condivisione, apertura, socializzazione, quindi degli eventi felici. E poi andiamo a concludere con il 3 di denari. E direi che anche questa è abbastanza positiva, perché non solo va a consolidare l'aspetto proprio dell'armonia, ma anche la possibile pianificazione. Quindi possiamo seguire un progetto ben preciso, possiamo portarci nella fase di costruzione di qualcosa di importante, oppure aprirci all'unione, alla collaborazione, all'utilizzare nel miglior modo possibile le nostre, diciamo, capacità, quello che abbiamo imparato precedentemente, ma soprattutto questa ritrovata, diciamo, serenità, armonia che insomma ci voleva assolutamente. Vediamo insieme adesso l'ambito amore. Ambito amore coppia single. Ricordo che alcune cose possono fare riferimento, se cercate delle risposte di questo tipo, alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Partiamo con la ruota, dove in realtà potrebbe esserci qualche strascico di situazioni precedenti, proprio perché riprende la vostra carta principale del mese scorso. Poi c'è l'appeso e la carta del 6 di denari verso la fine. Vuol dire che l'effetto della giustizia potrebbe riversarsi in questo periodo, dove la ruota e le varie opportunità, le varie circostanze, sia che arrivano sia che provengono da noi stessi, possono aiutare a dare una svolta importante. È vero che le cose non dipendono solo ed esclusivamente da noi, ci sono delle dinamiche relazionali, affettive, che possono essere abbastanza complesse. Con l'appeso si deve cercare di non rimanere troppo fermi, in sospeso e bloccati. Alcune difficoltà magari portano la vostra attenzione verso altre situazioni, altre cose, oppure magari al momento non si ha voglia di comunicare o di gestire alcune cose, e quindi neanche di risolverle. Magari voi sì, potrebbe essere bloccata l'altra persona o viceversa, o come vi dicevo, magari situazioni esterne che richiamano la vostra massima concentrazione verso altre cose. Ma non è negativo, magari sapete come gestire queste cose, e soprattutto sapere che la possibilità di risolvere, di riportare equilibrio e sistemare alcune cose per voi importanti della relazione stessa è verso la fine. E quindi qui abbiamo equilibrio, abbiamo una buona distribuzione degli impegni, della cura, della dedizione, dell'aiuto, del sostegno. Ovviamente il 6 di denari riguarda appunto l'equilibrio. Se vedete che non c'è tra il dare e ricevere, vuol dire che c'è qualcosa che non va, e allora forse è questo il tema principale che si deve cercare di sistemare. Se tutto procede per il verso giusto, allora magari ci sono alcuni cambiamenti che state cercando di attuare, però forse non è il momento giusto. Se avete dei progetti da realizzare, se volete iniziare una qualcosa di importante, una nuova casa, un trasferimento, magari altre tipologie di progetti, potrebbe esserci al momento un blocco, quindi da rivalutare successivamente. Per i single troviamo il 3 di denari, il 5 di spade e il cavaliere di coppe. Il 3 di denari è la vostra stessa energia principale, quindi potrebbe essere abbastanza positiva per innanzitutto una ritrovata armonia e serenità in voi stessi, e anche la possibilità forse di costruire una nuova fase della vostra vita, prima di tutto nei legami più importanti, e poi ciò che vi permetterà di aprirvi, di forse socializzare o costruire altre dinamiche, altre cose.
magari soprattutto per chi ha altri progetti o delle cose da voler realizzare. È tutto per conto proprio, però non è escluso che magari queste varie circostanze vi possano portare a nuove conoscenze, qualcosa di positivo. Non nella fase centrale perché c'è un po' di scoraggiamento, ci può essere un po' di tristezza o di conflitto interiore per dinamiche passate, per cose che magari non hanno funzionato, quindi c'è un po' di sfiducia e anche una sfida forse da superare per potervi permettere di andare avanti. In realtà il Cavaliere di Coppe è seduzione, è una nuova conquista o anche è una spinta da parte nostra, una specie di incoraggiamento a procedere, andare oltre queste vecchie dinamiche e allora diciamo lì sì che ci può essere questo nuovo inizio. E adesso procediamo con la parte dedicata alla materialità del lavoro e delle finanze. Vediamo cosa vogliono dirvi. Partiamo con il 3 di spade. È vero che è una carta un po' difficile, un po' complessa, può indicare un momento di difficoltà o di afflizione che può essere passeggero. Magari succede a volte quando abbiamo un impedimento, quando magari abbiamo prefissato alcune cose, allora potrebbe esserci quel contrattempo che ci porta stanchezza o delusione o qualche attrito, magari nel contesto lavorativo, in cose che riguardano anche le nostre stesse energie, attenzione, perché magari potremmo sentirci un po' confusi, un po' stanchi, un po' tesi e se ovviamente a livello emozionale facciamo anche fatica a gestire le questioni pratiche, le abbiamo solo all'inizio perché invece poi riusciamo a prendere il controllo, anzi secondo me con l'asso di spade qualcosa si può risolvere, nel senso che indica quelle idee, quell'inizio, quella conquista, quella riuscita e quell'ottenimento che finalmente vi porta a risolvere alcune cose e quindi ecco la serenità, la tranquillità, quindi c'è proprio e risuona tantissimo il fatto di ritrovare armonia e tranquillità e infatti come vedete abbiamo anche qui il 10 di coppe stesso a consolidare questo risultato, ma soprattutto a farvi capire che alcune cose procederanno nel verso giusto. Per chi magari sta pensando di fare qualche cambiamento importante o di iniziare nuovi progetti, nuove intese, nuove cose, insomma, c'è la ruota, soprattutto all'inizio, anzi io direi per chi è in cerca di lavoro, che può portare queste nuove novità. Magari quella fase che è un po' ambivalente o altalenante come abbiamo visto dalla vostra carta del mese scorso, può riflettersi ancora questa energia nel bene o nel male di aspettarsi dei cambiamenti e delle opportunità da lasciare andare se non mi interessano, ma se possono essere interessanti da verificare e quindi portarvi, perché no, verso un nuovo inizio. Da quello che si vede principalmente, visto che dalla vostra carta principale abbiamo il riequilibrio, la sistemazione, soprattutto se molti di voi stanno vivendo una fase un po' difficile e complessa per una questione legale o per questioni burocratiche, le varie lentezze, le varie cose che possono dare abbastanza fastidio. Ecco, qui finalmente c'è un qualcosa che va a definirsi, che va a concludersi e poi tanti altri aspetti legati alla ricerca c'è questa conclusione che è difficile, questo è vero, perché il 10 di spade
accade ci fa capire che è un qualcosa di sofferto, un qualcosa che ci ha creato delle difficoltà e degli ostacoli, però almeno sappiamo che in questo mese alcune cose vanno totalmente a chiudersi e quindi possiamo portarci in un nuovo inizio che è molto più sostanzioso, molto più facile e sereno. E adesso vediamo cosa vogliono dirvi con l'ultimo passaggio, con gli oracoli, con l'oracolo astrologico, i segni da attenzionare. Troviamo Gemelli, Plutone, che si riferisce allo Scorpione, e infine abbiamo l'Ariete. Gli altri segni che non sono usciti non vuol dire che non avrete a che fare con quei segni, però magari sapete già che le cose rimarranno più o meno come le conoscete, quindi non ci sono grandi cambiamenti. Invece queste possono essere sia delle nuove conoscenze o anche persone che avete già a che fare e che qui ci saranno appunto delle cose importanti. Quello che balza all'occhio è che proprio quello che dovete sapere in alcune relazioni è forse la liberazione, la trasformazione, il cambiamento, il lasciar andare oppure cercare di non soffermarsi troppo su alcune motivazioni. Ci sono alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti che ahimè sono inspiegabili ed inutile stare lì ad argomentare o a cercare una soluzione o un confronto che sia sano. Quindi qui possiamo cercare di aiutare noi stessi e la nostra serenità e benessere cercando di o attivare una specie di comunicazione che sia chiara e sincera almeno da parte nostra e poi lasciare che insomma le altre persone si prendano la responsabilità delle loro azioni e soprattutto di quello anche che comunicano e che fanno. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di agosto. Ciao!